andrà tutto bene. La Stardom starà bene. Queste sono le parole di Hanan in seguito all'addio di Mayu Iwatani, che dopo All Star Grand Kingdom ha scelto di abbandonare la compagnia per riunirsi a Rosogawa in Marigold. Ma questo non è l'unico dio con cui la Stardom ha dovuto fare i conti, sì, perché nell'ultimo anno la federazione di Tarokada ha subito un esodo di nomi importanti quali Utami Shishita e Giulia, e in tempi più recenti di gente come Mina Shirakawa e Tam Nakano. Tutti questi addii hanno modificato non poco la Stardom, basti pensare che ciò ha portato allo scioglimento di stable storiche come Donna del Mondo o Queen's Quest. Con quelle parole però che Hanan ha condiviso sul proprio profilo X, sembrerebbe che la ragazza voglia dare speranza non solo ai fan di vecchia data, ma anche a chi si sta avvicinando ora a prodotto proposto dalla compagnia. Ma è davvero così? La Stardom è davvero in buone mani? Proviamo allora ad argomentare le parole della giovane leonessa e, dati alla mano, a scoprire se la Stardom sarà davvero capace di costruirsi un futuro luminoso anche senza le veterane che hanno costruito le fortune della compagnia nel recente passato. Prima però di entrare nel vivo dell'azione, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Inoltre, qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto che strizza l'occhio al wrestling femminile mondiale. Grazie a Donne tra le corde potete sempre restare aggiornati sugli ultimi avvenimenti in casa WWE, AEW e quant'altro. Date un'occhiata ai link qua sotto per tutte le info. Dunque, negli ultimi mesi la Stardom ha vissuto un esodo senza precedenti. Mayu Iwatani, l'icona della compagnia, ha annunciato il suo addio dopo 14 anni di carriera, subito dopo la sconfitta contro Shuri a All Star Grand Kingdom. Tam Nakano invece, a seguito della sconfitta contro Saya Kamitani, si è dovuta ritirare proprio per colpa della stipulazione in atto nello scontro tra le due. Mina Shirakawa, una delle lottatrici più carismatiche nella storia della compagnia, ha scelto di lasciare la Stardom per vivere il suo sogno americano, il che l'ha portata a firmare con la AEW. Discorso analogo per Tekla, in cerca anch'ella di fortuna negli States. Giulia e Utami Shishita, due delle wrestler più influenti degli ultimi anni, hanno salutato il ring della Stardom nel marzo del 2024 per accompagnare Rossy Ogawa nel lancio della sua nuova compagnia, con Giulia che è ormai da mesi una presenza fissa nel roster femminile della WWE. E Mirai, campionessa promettente, ha seguito lo stesso percorso, diventando anch'ella un punto focale della Marigold. È innegabile che questi addii abbiano lasciato un vuoto enorme, ma è proprio in questi momenti che si forgiano le nuove leggende. La Stardom non è rimasta a guardare. Ha puntato tutto sulle nuove giovani promesse e i risultati sono già sotto gli occhi di tutti. Sayaka Kurara ha vinto il Cinderella Tournament 2025, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste del futuro. Starlight Kid, dopo aver conquistato il Wonder of Stardom Championship, ha consolidato ancora di più lo status di top face della compagnia, anche grazie alla vittoria ottenuta contro Azumi a All Star Grand Kingdom, il che l'ha portata ad essere eletta leader indiscussa di Neo Genesis. Ina, che ha di recente conquistato il Future of Stardom Championship battendo Miyu Hamasaki, sta mostrando un talento in continua crescita
grazie a performance straordinarie come ad esempio lo splendido match andato in scena nell'ultimo pay-per-view contro Ranna Yagami. Rina, che dopo aver scritto pagine di record con il Future of Stardom title, ha raggiunto la finale del Cinderella Tournament 2025, confermando tutto il suo potenziale messo in mostra anche nel match valevole per la White Belt contro SLK, facendoci capire di essere pronta per il grande salto. Azumi, con la sua esperienza e tecnica, rimane un punto di riferimento per le nuove generazioni e ora che all'apice della Stardom sono rimasti vacanti alcuni posti da main eventer, Azumi potrebbe finalmente spiccare il volo e ottenere quei risultati che va cercando da tutta una vita. Poi c'è Hanan, la vincitrice del Cinderella Tournament 2024, nonché l'attuale Goddess of Stardom Champion, insieme a Saya Hida, che continua a impressionare con le sue prestazioni sul ring, come fatto in occasione di All Star Grand Kingdom, difendendo con successo le cinture e ottenendo una vittoria significativa contro Azuki. È ora pronta a prendere in mano le redini di Stars come vera e propria erede spirituale di Mayu Iwatani. Senza dimenticare ovviamente l'attuale World of Stardom Champion Saya Kamitani, è diventata un punto di riferimento su quale la Stardom può fare affidamento ad occhi chiusi. Non possiamo poi non menzionare gente come Natsupoi e Saori Anou, pronte a guidare Cosmic Angels verso un futuro fatto di successi. O Momo Watanabe, una giovane veterana con voglia di riscatto, pronta anch'ella a prendersi un posto al top della Stardom. Insomma, queste giovani atlete non stanno solo riempiendo il vuoto lasciato dalle veterane, no, stanno creando una nuova Stardom con una propria identità e una visione fresca. La federazione ha saputo investire nel futuro, costruendo storyline coinvolgenti e dando spazio a nuove rivalità. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando gli sforzi con una partecipazione sempre crescente, e a prova di ciò basta vedere il record di spettatori fatto a All Star Grand Kingdom, un primato assoluto che fino a qualche anno fa era impensabile. La Stardom sta crescendo sempre più e continuerà a farlo anche senza lottatrici del calibro di Mayu Iwatani e Tam Nakano. Dunque, per rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio del video, sì, la Stardom è in buone mani. Il futuro non è solo assicurato, è già iniziato. La Stardom sta affrontando una delle sue sfide più grandi, un cambio generazionale, ma ne sta uscendo più forte che mai. Le giovani promesse stanno scrivendo una nuova pagina nella storia della federazione, portando avanti l'eredità delle grandi che le hanno precedute. Il futuro è luminoso e noi siamo qui per viverlo insieme. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie e alla prossima. Bye poi!